Ciao a tutti, benvenuti in Appuntamenti in Giardino. In questo periodo ho avuto un'idea, che è quella di portare nel mio giardino delle orchidee spontanee. Io già coltivo la Bletilla in giardino, che è un'orchidea venduta nei vivai, abbastanza facile come reperibilità e anche di facile coltivazione. La coltivo qui sotto il banano, ma poi voglio spostarne qualche esemplare e sistemarlo anche un po' in giro per il giardino, perché qui col tempo diventa sempre più in ombra la zona e quindi vedo che si sviluppa con un po' di difficoltà. I due esemplari che ho trovato e acquistato da inserire qui nel giardino sono due piccole orchidee spontanee del territorio italiano, acquistate, non prelevate in natura, tramite un sito che è quello delle piante pazze di Marco Toffoletti. È stato molto gentile Marco Toffoletti a spiegarmi anche, a darmi delle indicazioni su come piantare queste orchidee in giardino o in vaso. Io ho scelto l'esperimento più complicato, che è quello dell'inserimento in giardino. Allora, queste orchidee che ho scelto, la Ophrys bombiliflora e la Serapias lingua, di cui ho fatto anche due cartelli che saranno poi quelli identificativi di queste piante nel mio giardino, verranno sistemate appunto in piena terra, e questo comporta anche diversi problemi perché andranno seguite un pochettino di più e sono veramente a rischio in un giardino, soprattutto per quello che riguarda la presenza delle lumache, delle limacce che girano in giardino, che possono nutrirsi poi delle foglie di queste orchidee. Sono piante da coltivare in zone però, nelle zone del giardino più secche, e quindi automaticamente sono quelle un po' meno frequentate da questi animali, e quindi ci sarà un po' il controllo dato anche da questo tipo di sistemazione in giardino. Perché dico coltivare in zone più secche? Perché sono piante che alla fine della loro vegetazione hanno bisogno di un periodo di riposo. Questo periodo di riposo è dato proprio da questa stagione molto calda che secca il terreno e fa sì che queste piante superino nel terreno secco proprio tutta questa stagione estiva, per tornare a vegetare poi in autunno e prepararsi nel tempo poi alla fioritura che arriverà poi in primavera, solitamente a maggio, metà aprile, fine maggio, e per qualche specie di Ophrys anche giugno può essere un periodo adatto per vederle in fiore in natura. Qui nel mio giardino queste due orchidee spontanee avranno poi una fioritura che credo che sarà più o meno nel periodo di maggio. Questo è un video che non vuole spiegare come si fa questo esperimento di sistemazione in giardino delle orchidee, ma più che altro è un video proprio di esperimento, un proviamoci insieme, perché potrebbe essere un successo, il prossimo anno poter vedere in giardino la fioritura di queste meravigliose orchidee, ma essendo orchidee di piccole dimensioni, veramente molto piccole, potrebbe anche essere un insuccesso, però ci voglio provare, quindi farò questo esperimento e poi il prossimo anno vedremo se è andato a buon fine oppure è un qualcosa che ha avuto dei problemi, e quindi magari affronteremo poi quali problemi ci sono stati, proprio per valutare poi il reinserimento magari tra le mie piante in coltivazione in vaso, nel caso in terreno non funzioni. Però perché punto tanto sistemarle nel terreno? Perché mi dà proprio l'impressione di avere queste orchidee spontanee proprio del mio giardino, e sarebbe bello poterle coltivare in questo modo, proprio per poterle vedere poi spuntare dalla terra, in mezzo magari un po' di erba, e dargli proprio questo aspetto veramente spontaneo di natura. Ricordo che questo tipo di orchidee, ma tantissime piante, sono protette, non vanno assolutamente raccolte in natura, quindi cerchiamo un vivaio magari che le vende, sempre con una documentazione che dimostri il fatto che sono piante coltivate e non prelevate in natura. Mi raccomando, perché è molto importante, rispettiamo le piante in natura, magari andando in giro con la nostra macchina fotografica per poterle fotografare, e ci portiamo a casa solo le fotografie e non la pianta e neanche i fiori, che non vanno assolutamente tagliati dalle piante in natura. Questo è un video anche di ringraziamento a Marco Toffoletti, perché mi dà l'opportunità di sperimentare in giardino, una cosa che io faccio sempre, a volte con dei grandissimi successi, a volte invece con dei fallimenti veramente incredibili. Però il giardino è proprio questo, è un laboratorio in cui si può provare a coltivare determinate piante, cercando di dargli la sistemazione migliore.
Allora, queste sono orchidee che vanno sistemate in una zona del giardino, possibilmente la zona più sopraelevata, proprio per permettere alle piogge di non depositarsi tanto nel terreno, di non inumidirlo troppo, perché non gradiscono assolutamente un terreno sempre umido, a volte anche fradicio, e quindi non negli avvallamenti del giardino dove si ammucchia più umidità anche del terreno, ma una zona sopraelevata, magari leggermente in discesa, proprio per permettere all'acqua di entrare nella terra e poi defluire pian piano, e lasciando sempre questo terreno nella stagione piovosa ben umido ma non fradicio. E quindi teniamoci lontano dai piccoli corsi d'acqua, da avvallamenti del giardino che sono molto in piano. Ad esempio, io ho scelto qui nel giardino proprio una zona di discesa, proprio per permettere a queste piante di rimanere poi asciutte, soprattutto nel periodo in cui richiedono un terreno secco. Ophrys bombiliflora. Ophrys bombiliflora è una piccolissima orchidea che fa dei fiori proprio, si chiama anche Ophrys bombo, orchidea bombo, perché i fiori ricordano proprio dei bombi. Adesso io non ho una fotografia disponibile di questo tipo di orchidea, vi faccio vedere adesso un altro tipo di Ophrys, tanto per capire di che piante stiamo parlando. E poi Serapias lingua, anche qui non ho una fotografia, è una pianta un po' più grande della Ophrys, raggiunge anche i 30-40 cm di altezza, quindi ben visibile comunque in un giardino. Quindi vediamo un attimo le due schede di coltivazione di queste piante per capire un attimino come coltivarle al meglio, e poi procederò allo scavo della terra, alla sistemazione di un terreno adatto e alla sistemazione di queste piccole piantine, nella speranza poi il prossimo anno di vederle in fiore e comunque di vederle vegetare nel mio giardino. Partiamo dalla Serapias lingua. La Serapias lingua è un'orchidea mediterranea, cresce abbastanza in maniera diffusa nel Basso Piemonte, Liguria, Toscana e poi andando sempre più giù nel territorio italiano. È una pianta che cresce nei boschi aperti, in zone molto soleggiate e anche nei prati. È alta da 30-40 cm, i fiori sbocciano in aprile, credo verso fine aprile, e il ciclo vegetativo di questa pianta va dall'autunno alla primavera, quando poi fiorisce. Una volta che ha finito di fiorire questa pianta sparisce, rimane soltanto sotterranea, e lì in quel momento ha bisogno di un terreno secco per poter poi rimanere in dormienza. Come illuminazione il pieno sole o leggermente ombreggiate. Questa è un'orchidea che cresce anche nelle vicinanze. Ho visto un video su internet di una crescita di queste piante vicino a delle piante di pino mugo, penso che fossero dei pini, proprio perché la Serapias lingua gradisce un terreno che è tra il basico e il leggermente acido, e quindi dovrò fornire anche degli aghi di pino all'interno del terriccio per poterla coltivare bene. Il terriccio adatto a questo tipo di orchidea, la Serapias, è un terriccio che andrò a creare composto da pomice, Seramis o Seramis, perlite, e qui era indicato la torba, ma io più che utilizzare la torba utilizzerò un 20% poi di terriccio argilloso del mio giardino mescolato con gli aghi di pino, o ancora meglio andrò a raccogliere, visto che ho un abete qua nel giardino, del terriccio che cresce proprio, che c'è sotto questa pianta, perché è già acido di suo, e quindi questo verrà mescolato poi alla pomice, al Seramis e alla perlite, proprio per non utilizzare la torba, perché la torba ha un bruttissimo difetto, quella che quando poi si secca in estate, se la utilizziamo per le orchidee, tende a diventare talmente secca che poi fatica a riassorbire l'acqua, mentre un terriccio al di sotto dell'abete che ho qua nel giardino rimane poi un terriccio che non asciuga completamente, o comunque rimane sempre questo potere di assorbenza dell'acqua sempre presente, e quindi non come la torba che tende a diventare veramente tanto asciutta, con questa difficoltà di riprendere poi di nuovo l'acqua. E la temperatura amata da questa orchidea è una temperatura che sui 30 gradi anche in estate, e in inverno può andare anche a meno 5 gradi. Probabilmente dovrò proteggerla poi con una pacciamatura magari invernale, se ci sarà un inverno particolarmente freddo. Comunque questo è un po' lo schema per quello che riguarda la coltivazione della Serapias lingua.
Per quello che riguarda invece Ophrys bombiliflora, io ho sempre difficoltà a pronunciare questo nome, chiamato anche fior di bombo, è una pianta dell'Europa meridionale, cresce anche nei prati aridi, nelle radure fino ai 1000 metri. È una piccola pianta, circa 20-25 cm di altezza, e quindi in giardino non si fa notare molto, bisogna proprio andarla a cercare tra l'erba, la sua fioritura, perché tende anche a rimanere un pochettino nascosta. Il ciclo di questa pianta è un po' come quella della Serapias, quindi va dall'autunno in estate, poi in estate anche lei sparisce, rimane sotterranea con il suo bulbo, pronta poi a rivegetare quando scenderanno le temperature e arriveranno le prime piogge poi di fine estate dell'autunno. Anche lei è una pianta, come anche la Serapias, che gradisce un'illuminazione intensa, quindi possibilmente un posto molto molto soleggiato, magari poi nel pomeriggio con una leggera ombreggiatura per non esagerare troppo con il calore estivo, visto che le estati ultimamente sono veramente tanto calde. Il terriccio rispetto alla Serapias è un terriccio un po' più alcalino, forse un bel po' più alcalino, e quindi non inserirò aghi di pino, non inserirò la torba, ma userò la pomice, il ceramis, la perlite e un terriccio argilloso che qua in giardino mescolato a questi inerti. La temperatura che gradisce questa pianta può andare anche fino ai 30 gradi e anche questa fino a meno 5. Secondo me potrebbe sopportare qualcosina di più, ma anche qui magari farò una sorta di pacciamatura utilizzando magari delle foglie raccolte qua nel giardino, proprio per proteggere questa pianta in questo periodo particolarmente freddo che poi caratterizza quello invernale. Quindi 2 orchidee veramente molto belle, molto piccole. Queste sono delle orchidee che quando andiamo a cercarle in natura per fotografarle a volte magari non le vediamo perché si nascondono tra l'erba alta, rimangono abbastanza mimetiche, e quindi qua nel giardino, con una zona apposta tenuta magari un pochettino pulita, si faranno notare, e spero veramente di vederle in fiore poi a maggio. Questo sarà un primo video, e poi farò un video su quello che è la costruzione proprio dell'area apposta ad ospitarle, in cui inserirò questi inerti con le piantine. E dopo, non so se in quel video o in quello ancora dopo, faremo poi un recinto di protezione, in modo che so che lì ci sono queste orchidee e col decespugliatore non rischio poi di passarci sopra. E la parte finale sarà proprio quella di inserire poi i cartelli identificativi di queste 2 bellissime orchidee spontanee del territorio italiano, in modo da avere anche una descrizione del tipo di pianta che sta crescendo in quel luogo. Io adesso vi saluto con questo breve video di presentazione di questo progetto di inserimento di orchidee spontanee nel mio giardino, e ci vediamo ad un prossimo video in cui farò lo scavo e inserirò poi tutto il materiale e le piante per preparare questo giardino che ospita veramente tantissime piante all'arrivo proprio di queste 2 piccole orchidee che non vedo l'ora di vedere fiorite. Ciao a tutti, ci vediamo ad un prossimo appuntamento in giardino con il secondo video dedicato alle orchidee spontanee. Ciao ciao e grazie.